Ciao a tutti e bentornati al canale. Dopo aver mostrato e recensito il Bluetti PowerOak AC200P, ho visto che questo prodotto ha destato molto interesse e sono scaturite tutta una serie di domande e curiosità. Ci sta perché effettivamente devo dire che questo genere di centrali elettriche portatili è un prodotto che anche io ho reputato veramente innovativo. E quindi adesso, a distanza di circa un mesetto, possiamo iniziare a trarre alcune conclusioni su questo Bluetti. Diciamo che è una recensione a breve termine in questo caso, quindi vediamo i problemi eventuali che ho avuto e cosa invece mi è piaciuto molto di questo prodotto. Tanto per iniziare ho dovuto potenziare l'impianto fotovoltaico perché per ricaricare il PowerOak AC200P è richiesta una corrente in ingresso di 35 volt minimo, massimo 105 mi pare. Allora i dati li trovate sul sito e comunque li avevo già specificati nel video. Ricordo con precisione che la potenza massima dei pannelli che poteva essere supportata era di 700 watt. Io ho aggiunto due pannelli qui frontalmente, perché questo è il lato esposto a sud-est, quindi qua ho 300 watt e un pannello da 150 watt lateralmente. Questo significa che ho un totale di un potenziale di 450 watt. Sono tutti pannelli ovviamente con la stessa tensione a 12 volt, questo è fondamentale se vogliamo collegarli in serie. E qua potremo trovare già un primo eventuale difetto di questo AC200P, cioè che la ricarica non può avvenire con un singolo pannello a 12 volt. Io ovviamente non mi sono fatto neanche troppe domande, cioè nel momento in cui il fornitore mi ha detto che sono necessari minimo 3 pannelli, ne ho aggiunti 2, ho potenziato l'impianto fotovoltaico che sicuramente nel mio caso non guasta, anzi a prescindere da tutto ho un bel impianto adesso, ecco. Il collegamento dei pannelli fotovoltaici in serie è semplicissimo. Adesso magari vi faccio vedere meglio, comunque non si tratta altro che di collegare il maschio e la femmina di un pannello, il maschio e la femmina dell'altro, e i due estremi vanno sui connettori che poi andranno al jack di connessione al Bluetti. Quindi il collegamento in serie è semplicissimo. Il pannello che ho messo di lato ovviamente prenderà la luce in un momento differente rispetto a questi, anche se c'è un momento in cui si ha la massima produzione di energia, in cui il sole è lì e quindi tutti i pannelli prendono una certa quantità di sole e lì si ha il massimo della produzione di energia. Personalmente ho cercato di informarmi, ma l'argomento è molto vasto e anche abbastanza complesso. Lateralmente, inizialmente credevo che ci andasse un diodo di blocco che ho acquistato, ma da quanto ho capito su una stringa di pannelli in serie in realtà non è necessario, perché c'è già all'interno dei pannelli stessi il diodo di bypass che serve proprio per compensare eventuali ombreggiature sul pannello. Allora il diodo è praticamente, se ragioniamo con una mentalità idraulica, il diodo non è nient'altro che una valvola di non ritorno. Praticamente credo di aver capito che in un collegamento di stringhe in parallelo, se una zona è in ombra, c'è il rischio che questa stringa assorba energia e quindi c'è il rischio di surriscaldamento dei pannelli con relativo danneggiamento e perdita di produzione di energia. Quindi il diodo serve per l'appunto a far andare l'energia solo in una direzione, ma evitare che si travasi dall'altra parte, quindi manda solo ma non può ricevere. Ecco, questo è il funzionamento del diodo. Io non ho inserito al momento nessun diodo e mi sembra che tutto funzioni regolarmente. Ecco, qua potete vedere i collegamenti come sono stati eseguiti, positivo con negativo, entrano all'interno della scatola di derivazione, vanno a prendere l'altro pannello laterale e poi entrano all'interno dell'impianto. Semplicissimo. Io ho acquistato queste staffe che ho avvitato direttamente sulla pietra. Vedete i pannelli si oscillano, ma
Diciamo che avevo già testato con un pannello singolo durante l'inverno, durante una grossa nevicata, e hanno retto bene. Qui i cavi sono decisamente tensionati e qua probabilmente dovrò fare una prolunga, dovrò fare una piccola modifica. Da questo lato invece possiamo vedere il quarto pannello, quello da 150 watt, il pannello che definirei storico, il primo pannello che ho installato. E devo dire allora, quanta energia riesco a produrre con questi pannelli? La risposta non è semplice perché dipende moltissimo. Ho visto dei picchi superiori ai 350 watt, quindi ottimo rendimento. Ovviamente la produzione di energia dipende moltissimo da dove siete, quindi se siete in Sicilia e avete tantissimo sole, sicuramente riuscirete a produrre di più rispetto qua. Vedete, oggi ad esempio è una giornata nuvolosa e molto spesso qui in montagna fa una settimana intera nuvoloso, anche di più. Quindi questi sono i limiti del solare, non sono i limiti della centrale elettrica portatile. Questa è una considerazione importante da fare. Ed a proposito di giornata nuvolosa, oggi è una giornata nuvolosa e quindi i pannelli solari riescono a produrre anche con una giornata nuvolosa? Sì, ma molto poco. Vedete, adesso abbiamo 17, 18, 21 watt, quindi una ventina di watt. Non c'è sole, c'è pochissimo sole. Qua possiamo vedere il voltaggio in ingresso che oscilla tra 56 e 58, gli ampere 0,4 e per l'appunto i watt. Qui vediamo anche sotto i dati cumulativi dell'energia prodotta durante tutto il tempo di utilizzo del Bluetti, quindi fino adesso sono riuscito a produrre 5,32 kWh, che mi hanno fatto risparmiare 5,10 kg di CO2. Anche questa è una cosa molto carina. Cosa non mi è piaciuto del Bluetti? Allora, in realtà diciamo che a me questo prodotto piace moltissimo, quindi questo è il presupposto perché sono veramente soddisfatto. Ci sono da fare delle considerazioni, ma sono considerazioni logiche. Allora, se noi teniamo la corrente alternata attiva, dentro c'è un inverter che comunque sia consumerà corrente, quindi noi dobbiamo considerare anche questo. Quindi se io vado via e lascio il Bluetti collegato nel mio piccolo frigorifero e la settimana in cui sarò via il tempo sarà nuvoloso, il Bluetti si scaricherà e il frigorifero si spegnerà. Così è, perché non è in grado di accumulare sufficientemente energia per poter tirare avanti una settimana ed alimentare questo piccolo frigorifero. Quindi diciamo che la 220, utilizzando questo generatore, ha un certo sperpero di energia e quindi per certi versi è meglio utilizzare degli strumenti che consumano l'energia accumulata in breve tempo, perché così avete una rendita migliore, no? Se voi utilizzate un trapano, un tassellatore, un utensile per un'ora, 2 ore, 3 ore, quanto riuscite a usarlo, l'inverter in quel tempo consumerà pochissima energia. Invece se voi lo tenete in stand by, l'inverter continuerà a consumare energia. Bluetti ha predisposto una funzione che è la funzione eco, cioè se voi vi dimenticate l'inverter, la corrente alternata accesa e lui non rileva assorbimento, lui automaticamente spegne la corrente alternata e di conseguenza vi evita che lui possa consumare l'energia prodotta, no? Quindi questo è un limite. Alcuni di voi mi hanno chiesto, è possibile collegarne due? No, non è possibile collegarne due. Questo è il prodotto fatto e finito. La C200P è questo. Ho visto sul sito che vendono degli apparecchi per aumentare la possibilità di andare oltre i 700 watt in ingresso dall'impianto solare ed anche la possibilità di poter collegare sempre con quell'apparecchio una batteria ausiliaria della Bluetti
per aumentare la capacità. Però su questa cosa non mi è ancora tutto ben chiaro. So solo che, come vi dicevo, il settore è molto in rapida evoluzione, essendo molto recente, e vedo che a livello internazionale, in Europa credo che non siano ancora arrivati questi prodotti, ma esistono delle specie di rack, cioè un prodotto molto simile a questo, che sarebbe veramente molto interessante da poter testare, magari Bluetti mi ascolterà, e con la possibilità di collegare più batterie in serie, e questo automaticamente aumenta la vostra capacità a più kilowatt. Quindi nel mio caso, che vengo in baita nel fine settimana, l'energia la consumo nel fine settimana, durante la settimana lui può carica i 2 kW in 2 giorni, perché se la settimana è soleggiata, ecco un'altra cosa che dobbiamo dire, in quanto tempo ci mette a ricaricarsi? Se la giornata è molto soleggiata, poco, davvero poco. In 2 giorni è carico al 100%. Dovete considerare, io intendo 2 giorni perché sono in mezzo al bosco e quindi ci sono molte zone d'ombra, il sole fa capolino tra i rami degli alberi e di conseguenza non ho un soleggiamento pieno al 100%, altrimenti io credo che in una giornata questo è carico con dei pannelli fotovoltaici esposti in pieno sole. Quindi lui praticamente in questi 2 giorni, giorno e mezzo, si carica e poi smette di produrre energia perché ha finito la possibilità di accumulare. Quindi servirebbero altre batterie in modo che accumula ancora più kilowatt, e questi kilowatt li potete gestire per esempio durante la settimana in cui arriva brutto tempo e i pannelli solari come adesso caricano 20-30 watt, che non sono sufficienti, servono per galleggiare ma non sono sufficienti per aumentare la capacità. Per il resto devo dire che non ho riscontrato alcun tipo di problematica, mi sto trovando molto bene, il prodotto è veramente molto bello. Vi faccio vedere come ho collegato l'impianto fotovoltaico in ingresso adesso. Le ventole sono abbastanza rumorose, ecco, questo potremmo considerarlo un difetto. Personalmente non mi danno alcuna noia, si attivano ogni tanto. Non è un problema, ecco, per quanto mi riguarda. Allora, il mio vecchio impianto è tuttora presente. Ho pensato che sarebbe stato stupido smantellarlo con l'arrivo del Bluetti. Ovvio, allora, io adesso utilizzo principalmente lui, il Bluetti. Utilizzo il mio vecchio impianto solo per le luci a 12 volt. Però è ancora qua, perfettamente funzionante. Nel caso voleste recuperare comunque anche il vostro vecchio impianto, che strano volatile è questo, non lo so. Allora, vi faccio vedere un attimo. Non lo so, sembra un picchio ma non ne ho la certezza. Comunque vi dicevo, allora, questo è il jack aeronautico che va in ingresso al Bluetti. Io ho trovato i jack maschio e femmina sul sito di AliExpress, marchio Weipu SA20 Series a 2 pin, perché li ho ordinati per recuperare il vecchio impianto. Ovviamente se voi in ingresso avrete questo connettore non sarà adatto al vostro vecchio impianto solare, e quindi cosa ho fatto io? Ho inserito all'interno di una scatola di derivazione il jack femmina e qua ci possiamo collegare, e quindi una volta che il Bluetti è carico anche il vecchio impianto ogni tanto, giusto per avere la corrente per far funzionare le luci. Non è richiesta molta corrente per far funzionare delle luci a 12 volt, quindi lo ricarico molto raramente ormai. Questo per avere niente, il doppio impianto, quindi. Quando ho ordinato questo connettore ho avuto delle difficoltà perché
il connettore era maschio o femmina, ma i pin all'interno erano invertiti, cioè sono andato a collegare il connettore del Bluetti a quello ordinato e la ghiera esterna combaciava, ma internamente i pin erano invertiti. Quindi cosa ho dovuto fare? Smontare il connettore, è abbastanza semplice, lo aprite, c'è un segger all'interno, lo smontate e invertite i pin interni, così riuscirete ad avere la piena compatibilità tra il connettore del Bluetti e quello del vostro vecchio impianto nel caso voleste recuperarlo, nel caso l'abbiate, ecco. Un'altra cosa che ho notato che potremmo considerare giustamente un difetto è che, ecco, in questo momento il frigorifero sta girando, sta funzionando, ma in uscita mi risultano 0 watt. Il valore in uscita della corrente alternata non è affidabile al 100%, come potete vedere. In questo momento sono 0 watt in uscita. Devo dire che, ecco, questo è probabilmente un problema di calibrazione dello strumento che rileva la corrente in uscita, e quindi non è affidabilissimo, ecco. Diciamo che per quanto riguarda i consumi dobbiamo affidarci al numerino che ci dice la percentuale di carica, ma non riusciremo visivamente a vedere quello che entra e quello che esce se i consumi soprattutto sono ridotti, perché questo problema l'ho notato quando c'è un assorbimento basso. Quando l'assorbimento è più alto invece il valore risulta visibile. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Fatemi sapere se questo genere di argomenti è di vostro interesse, perché credo che sia comunque molto affascinante riuscire a prodursi della corrente in modo pulito e scollegato dalla rete, anche in mezzo a un bosco, insomma. La tecnologia ha fatto veramente dei passi da gigante da questo punto di vista, e quindi possiamo anche permetterci qualche comfort in più anche in un contesto di questo tipo, e secondo me non è assolutamente negativo, ecco, anzi tutt'altro. Bene, ci vediamo al prossimo video, vi ricordo di iscrivervi, un saluto da Luca, ciao!